Ciao ragazzi, ben ritrovati nella baia, sono Ben e devo fare i complimenti a Vertigo Games che ha fatto un lavorone su Arizona Sunshine Remake, titolo che in originale è stato uno dei giochi più giocati in VR e parliamo di un gioco del 2016, cioè ragazzi, prima di Alyx, prima di The Walking Dead, prima di tutti Vertigo Games aveva già capito come fare bene i giochi in VR e grazie a questa competenza siamo arrivati ai livelli di giochi come Arizona Sunshine 2, After the Fall e l'imminente Metro Awakening. In poche parole, cosa hanno fatto quei geni di Vertigo Games? Hanno preso il loro primo gioco di successo e ne hanno sostituito il comparto tecnico, era invecchiato davvero male, con quello di Arizona Sunshine 2, rinnovandolo completamente, ripartendo da zero. Le interazioni con le armi e con il mondo, il doppiaggio, la qualità grafica, il numero di dettagli del mondo e degli zombie. Insomma, tutto rinnovato, tutto allineato agli standard della generazione di giochi VR attuali e anzi direi anche che siamo un passo avanti. La storia è identica, la campagna può essere giocata sia in singolo che in cooperativa come nel capitolo originale, è possibile personalizzare il proprio avatar anche se le scelte sono semplicemente su due modelli, l'ironia del protagonista e il modo in cui affronta le orde di zombie e tutte le varie situazioni surreali e potenzialmente mortali è ciò che caratterizza la saga di Arizona Sunshine, uno zombie game dove il personaggio si diverte in questo mondo ormai perso in scorribande nelle quali l'obiettivo è semplicemente quello di abbattere più freddi possibile. Sì, esatto, freddi, è proprio così che il personaggio chiama gli zombie, come se ormai fossero amici di vecchia data. Non mancheranno poi battutacce, freddure e dark humor che potrete perfettamente capire grazie alla presenza dei sottotitoli in italiano, grazie Vertigo Games. È possibile scegliere tra diversi livelli di difficoltà che determinano la resistenza degli nemici, la velocità con la quale si crepa sostanzialmente e il numero di munizioni e altre risorse sparse nel mondo. Più alta è la difficoltà, meno armi e caricatori si trovano e più duri sono gli zombie da abbattere. A livello di difficoltà più basso c'è anche un puntatore laser che consentirà di sparare dal fianco al volo come Clint Eastwood in Per un pugno di dollari. Lo shooting appunto è molto divertente, soddisfacente, vedere le teste degli zombie che si sfracellano è una goduria. Ci sono zombie più grossi oppure zombie corazzati che richiedono qualche colpo in più, ma alla fine cadono tutti. I corpi degli zombie stavolta sono costituiti da più strati, proprio come il nuovo sistema inserito in Arizona Sunshine 2. Quindi, sparando agli arti o al corpo, vedrete la pelle, poi la carne, poi le ossa, con tanto di amputazione dell'arto oppure di un enorme buco che si apre sul corpo dello zombie. E poi esplosioni, disastri di varia natura, canyon e paesaggi desertici e rossastri a 360 gradi e sensazione di caldo continuo anche nella versione standalone grazie all'effetto di aria tremolante sul filo del terreno e di una continua luce abbagliante e avvolgente. Insomma, ragazzi, è il capolavoro che mi aspettavo da Vertigo Games che ancora una volta non delude. Vi ricordo che è disponibile da oggi 17 ottobre su SteamVR, su Meta in cross-buy, quindi acquistando la versione standalone potrete riscattare anche la versione PC Rift e infine su PSVR 2. Ricordate, se volete acquistare la versione Meta potete utilizzare il mio link referral che trovate nel primo commento. Avrete il 10% di sconto e entrambe le versioni, standalone e PC. E infine, se avete il gioco originale su qualsiasi piattaforma non dovrete acquistarlo a prezzo pieno, ma vi basteranno soltanto 10 euro per fare l'upgrade. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche e rimanere aggiornati. Fatemi sapere se lo avete acquistato tra i commenti e se vi va supportate la baia lasciando qualche doblone nel forziere tramite il tasto super grazie sotto al video. Dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia per una nuova avventura. Un saluto marmaglia. Ho ho!